Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui-lei, rispettivamente Adamo ed Eva, un po' così, yin e yang, un po' così, un po' così. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie in eterno per tutto. Non parlo più. Grazie in eterno per tutto, tutto, tutto. Grazie, 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 grazie dal profondo della mia anima. Grazie. Stiamo facendo un lavoro grandioso, estremamente potente, estremamente incisivo, che sta risvegliando la nostra coscienza, ci sta allineando al maestro interiore, manifestando la nostra selvatichezza e di conseguenza anche i nostri più grandi doni e talenti, incanalando perfettamente l'energia nella missione dell'anima. E dimmi tu se so, voglio dire, non è così, tra luce e vino, insomma, è una cosa importante. Grazie in eterno, grazie, grazie, grazie. Allora, partiamo subito oggi con il nostro lui-lei per questa settimana di inizio di primavera. Vediamo come sbocciano i nostri fiorellini, insomma, vediamo che fiorellini sono, come sbocciano. Allora, energia maschile e energia femminile sono nostre energie interne che poi nelle varie categorie quotidiane, non so se si può dire così, ma avete capito, nelle varie sfumature si interfacciano con le persone con le quali entriamo in relazione, con gli eventi che viviamo. Il nostro lui-lei è da guardarsi a più livelli, ma soprattutto da ascoltarsi con il cuore aperto. Va bene? Ok. E va bene, ragazzi miei ragazzi, oggi parto subito. Allora, iniziamo con le carte della magia, sia per una parte che dall'altra. Allora, ce le mettiamo qua così. Le carte della magia, vediamo come vibrano le energie maschili e come vibrano le energie femminili in questa settimana. Vediamo. Energia maschile e energia femminile. Allora, andiamo sull'energia maschile, vai. Mettiamone una, due, tre. Meglio abbondare quando difficile. Meglio abbondare. Dall'altra parte, energia femminile. Mettiamone tre. Una, due e tre. Ok. E partiamo con la nostra sitcom preferita. Allora, vediamo da questa parte come stanno i nostri maschietti in questa settimana, i nostri maschioni. Biblioteca, riprenditi il controllo della tua vita. Bene. Intagliati la corona che ti meriti e uccidi tutti i dragoni. Bene, qua ci sono maschili che si riprendono, maschili che la settimana scorsa meditavano, quindi hanno capito che c'è una certa contemplazione prima di agire nel modo corretto. Allora, qua ci sono maschili che riprendono in mano il controllo della loro vita. È come se volessero abbattere tutti los patrones, si chiama in spagnolo, i dragoni della loro mente, cioè nel senso ci sono maschili che si sentono meritevoli, maschili che si sentono in potere in questa settimana e che trovano la forza e il coraggio di fare delle cose che non avevano magari fatto prima. La prima cosa che fanno i maschili, a seconda ovviamente del grado di consapevolezza di ogni maschile, no? La prima cosa che fanno i maschili è quella di uccidere tutti i dragoni. I dragoni chi sono? Soprattutto in questo caso, coloro che impediscono le loro credenze limitanti, va bene? Che impediscono l'accesso al successo dentro questo castello, no? Quindi si rendono conto che hanno dei limiti questi maschili in questa settimana e li vogliono superare. Questo è il senso. Dopo una settimana di meditazione hanno capito che c'è. Quindi ci sono dei limiti che si adoperano per superare in questa settimana. Ok, vediamo da questa parte le nostre ragazze come stanno. Flores, sii sincera con te stessa. Non hai bisogno di ali per volare? Lascialo andare, ok.
lascialo andare, Arbol. Allora, energie femminili si rendono conto in questa settimana? Saranno sincere con loro stesse su alcune questioni, su alcuni punti, che non volevano lasciare andare col controllo. Cioè, i femminili volevano avere sotto controllo alcune situazioni in questa settimana, ma si renderanno conto che il controllo non porta a niente, perché gli eventi non li puoi controllare, eventi comprensivi di persone, circostanze, gli eventi sono enti, entità, spiriti, che si servono di persone e circostanze per farti arrivare a un certo tipo di emozione. Di conseguenza si rendono conto che loro non hanno bisogno di ali per volare, nel senso, che vuol dire questa carta? Che si rendono conto che sono sempre state forti, va bene? Lasciando andare una zavorra mentale, un attaccamento, qualcosa, si rendono conto che loro volano proprio perché lasciano andare una zavorra mentale. Mm? Saranno sincere con loro stesse qua in questa settimana. Ci sarà molta onestà e sincerità. Magari si renderanno conto che stanno attaccate a qualche cosa, stanno attaccate a qualche risultato, stanno attaccate a un evento o rimuginii della mente. Si rendono conto che quel rimuginio della mente, un essere attaccate a una circostanza, una persona o determinati eventi, non le fa volare. Quindi saranno sincere con se stesse e questa consapevolezza le fa abbandonare una zavorra. Questa zavorra le permette di volare. Ok? Ok, molto chiare, molto molto chiare, va bene. Allora, e io mo ci vado dritta con le 80.000 carte metaforiche associative. Vediamo che maschietti e che signorine abbiamo in questa settimana. Partiamo dai maschietti, vediamo un po' con che maschietti abbiamo a che fare. Questi maschietti che vogliono abbattere i loro limiti, che si sentono meritevoli. Che si sentono meritevoli. Vediamo un po'. Allora, che maschietti abbiamo questa settimana? Vediamo. Eccolo. Ah, Macho Man qua abbiamo. Macho Man. Un po' così. Abbiamo un Macho Man. Alcuni non hanno meditato, si sono fatti gli adduttori in palestra per sconfiggere i loro limiti. Vabbè, dipende dal livello di consapevolezza, no? Allora, abbiamo un Macho Man e poi un Christ Man, un Gesù Cristo. Beh, diciamo che la dualità non si percepisce per niente in questa immagine. Allora, qua abbiamo Gesù Cristo, come ce l'hanno propinato diciamo, i racconti fino a questo momento, poi non sappiamo se aveva così i capelli biondi, gli occhi azzurri, come ce l'hanno messo sulle immaginette. Magari era un bel morone, ecco appunto, cosa che io credo, che abbia avuto la pelle scura. Vabbè, non molto scura, però un po' mulattino. Vabbè, comunque, abbiamo Macho Man e Gesù Cristo, quindi è come se... Beh, comunque il messaggio è profondo, ragazze, mo che ci penso. Il messaggio è profondo perché ci sono dei maschili che vogliono abbattere i loro limiti, no? I loro limiti mentali, i limiti che gli impediscono di fare o di essere. E quindi il corpo, in questo caso, il corpo forte e possente, questo simbolo è il corpo forte e possente, no? Il corpo è forte e possente con una profonda spiritualità, perché comunque hanno meditato, magari lo facevano mentre facevano gli adduttori, facevano i mantra mentre, capito? Facevano Emao, uketamo, Emao, uketamo, facevano mentre salivano i pesi. Emao, uketamo, Emao, uketamo. Magari hanno fatto questo tipo di esercizio in palestra e hanno unito l'utile al dilettevole, diciamo. E quindi sì, c'è una profonda saggezza con l'immagine di quest'uomo che guarda in basso e comunque richiama la figura del Cristo come a livello simbolico ce l'hanno proposto fino a questo momento storico. E poi il corpo è come se l'energia spirituale gli desse forza nel corpo per affrontare quindi anche eventuali situazioni che hanno necessità di essere superate. Ok, bravo. Emao, ok, tamo. Emao, ok, tamo. Ok. Allora, vediamo le nostre signorine come stanno. Come stanno le nostre signorine?
Allora, vediamo che signorina abbiamo, che energia femminile abbiamo in questa settimana. Che energia femminile abbiamo questa settimana? I nostri femminili saranno sincere con loro stesse, si libereranno da alcune zavorre, affronteranno eventuali dee o dei. Vediamo chi sono le signorine che abbiamo questa settimana. Eccola, una ballerina, mamma che belle queste immagini. E abbiamo una ballerina qui, danzare con i propri spiriti, danzare con le proprie emozioni. Video Magia Pratica 11 in sostegno, secondo video dal titolo Esprimi un desiderio. Magia Pratica 11 seconda parte, dove vi ho messo tutte le formule psichiche, i mantra e la meditazione da ballare. Modalità bole bole tum tum oppure dum dum rai ai dum dum. Ecco, danzeranno con le proprie emozioni. E a questo proposito vi introduco adesso una pratica, perché vedo l'albero di fuoco, lei un po' più triste qui, con la danza, in questo caso che lei si risveglia, una pratica che noi facciamo nello yoga sciamanico, che è proprio il ballare con le nostre emozioni, che un pochino ve l'ho detta, però la pratica proprio grossa, quella che facciamo, che è bellissima, c'è una cosa proprio micidiale, micidiale. Poi magari la faremo in qualche masterclass in privato, un po' più, perché è veramente bellissima. Allora, mettetevi una musica che vi piace. Io uso molto tamburi sciamanici, se vedete su YouTube o su Spotify ci sono tante playlist shamanic drums o shamanic, scritto SH, shamanic. Ci sono tantissime, io mi sono creato una playlist personale e ci sono tantissimi bellissimi pezzi sciamanici. Allora, mettetevi una musica che vi piace, magari non sciamanica o come quella che preferite, una musica profonda, profonda, che ispira erotismo anche, ok? Che energia erotica a carattere sessuale è la Kundalini, no? Quindi mettetevi una musica, iniziate a ballare. Se avete la vostra cappa magica, che è l'abbraccio col vostro amante mistico, magari iniziate come faccio io a mettervela sulla testa, va bene? Con il viso coperto, perché molti riti sciamanici, gli sciamani usano farli con il viso coperto, proprio perché si ha il contatto con l'invisibile, quell'ombra permette la percezione sottile. Quindi candele oppure lampada di sale o luci basse, bassissime. mm, Iniziate a ballare con questa musica. Ballare con questa musica con la sensazione, ecco perché vi ho detto la cappa magica, può essere una sciarpa, che sia di materiali naturali, ragazzi, ok? La mia cappa magica è di mussola di cotone, me la sono fatta fare apposta, un materiale quasi introvabile, mi dicevano, questa mussola di cotone. È una cosa bellissima, senti proprio l'abbraccio, o che sia seta, che sia cotone, insomma, una sciarpa. Iniziate a ballare, quindi entrate in trance con questo ballo. Questa cappa magica che vi mettete addosso, anche se la mettete sulle spalle, non sul viso, è l'abbraccio dell'amante mistico. State ballando con il vostro sposo, o sposa celeste, o spirito guida. Iniziate, fatevi 5 minuti, quanto volete, iniziate con questo ballo, va bene? A un certo punto, mentre state ballando con lo sposo celeste o la sposa celeste, vi sentirete eccitate, ok? Ve lo dico, vi sentirete una sorta di eccitazione, sentite i brividi su tutto il corpo, concentratevi sul piacere di quei brividi, va bene? A un certo punto, quando volete voi, immaginate l'emozione più forte che state provando negli ultimi tempi. Può essere rabbia, la mia di solito è sempre la rabbia, io faccio l'amore con Ares in continuazione. La rabbia o la frustrazione o l'abbandono o la tristezza o l'impotenza o l'incapacità, qualsiasi emozione che voi la mente giudica negativa, a un certo punto prendete questa emozione, quando volete, mentre state ballando col vostro sposo o sposa celeste, prendete l'emozione e trasfiguratela, cioè unitela al vostro amante mistico. A un certo punto il vostro amante mistico diventa l'emozione.
quell'emozione lì che avete scelto, quella più forte scegliete, che state vivendo in questo momento. Continuate a ballare con questa emozione. Proprio fatevi penetrare dal brivido, dall'emozione. A un certo punto, mentre ballate, voi vi sentirete in trance. Va bene? Sentite proprio l'amore che vi penetra in ogni cellula. Allora, a un certo punto, mentre state ballando, ballate quanto volete con la vostra emozione. Sentite che il vostro amante mistico e quell'emozione è la stessa cosa, perché è la stessa cosa. A un certo punto sentirete che quell'emozione vi è alleata, diventa la vostra alleata, perché avete fatto l'amore con l'emozione. Allora sentite a un certo punto che la tensione con quell'emozione si è sciolta, perché è diventata una vostra alleata. Quando volete, poi mettetevi in ginocchio, ok? In ginocchio con il sedere sui talloni, oppure sedetevi a gambe incrociate, come volete, sedetevi a terra però. Mettete le mani giunte, ringraziate l'emozione del vostro sposo celeste e dite: permango nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. Grazie. Vi ribalta questa cosa. Ve l'ho detto, yoga sciamanico mi ha cambiato la vita a me, cioè vivo tutto, faccio l'amore con tutto ormai. Questa è la ballerina che danza con l'emozione. Va bene? Ok. Adesso vediamo ancora un'altra figura. Ve l'ho detta brevemente come si fa questa pratica, è molto semplice, ma nel contesto poi magari la faremo anche insieme. Però in sessioni private o masterclass, mo vediamo, perché non posso mettere delle musiche su YouTube, insomma, vabbè. Solo alcune che non sono, insomma, come si dice, col copyright, insomma, è un casino YouTube, a meno che non hai musiche tue, vabbè. Quindi va bene, poi le faremo insieme, però è valida potentissimamente, come ve l'ho detta, perché l'intenzione è l'intenzione. Allora, un'altra figura femminile. Eccola. Ah, che bella. Ma come sono belle queste ragazze. È uscita un'altra qua. Cos'è questa? Cos'è questa? Questa è una maga qua. Una maga. Ah, c'è questa immagine che è una bellezza pazzesca. Questa qua di spalle. Beh, qua mi stanno parlando della magia in queste immagini, eh. Cioè, guardate la sensualità di queste immagini. La sensualità di queste immagini tu la puoi avere soltanto grazie a fare l'amore con le tue emozioni. Perché tu apri i Kundalini. Guardate come sono sensuali queste immagini. Qua mi sembra l'inizio della pratica, mi spiego, un po' la sciamana all'inizio della pratica. Non a caso io credo che questo azzurro, vedi che c'era pure sulla testa, sia un po' come la cappa magica, no? Sì, la vedo un po' così, con la cappa magica, l'inizio della pratica, no? Che guarda un po' così, la sua emozione particolare. E poi qua c'è lo sblocco di Kundalini. Guarda come sono sensuali queste immagini. Non a caso abbiamo appena fatto l'amore con la nostra emozione più forte. E qua lei dà le spalle, è una persona che dà le spalle, però dà il suo profilo migliore, diciamo. Qua guardate, cioè, le linee di queste spalle sono simboliche, no? La bellezza è una bellezza, cioè mi sta venendo questa energia sessuale qua, fortissima, energia erotica che crea gli eventi. Cioè, tu quando fai l'amore con le tue immagini, con l'emozione, cambia il risultato di quell'emozione. Perché facendo l'amore con l'amante mistico, con l'emozione, tu crei eventi diversi. Se la tua tristezza non ti è alleata, crei eventi nefasti. Se la tua tristezza ti è alleata, crei eventi benefici, mi spiego? Ok. Non lo so, mi viene da dire solo questo con queste immagini in questo momento. Ok, va bene. Adesso vediamo. No, stavo contemplando ancora questa immagine. Qua è come se lei si mettesse alle spalle questa situazione, mi spiego, grazie al suo erotismo, alla Kundalini accesa.
mi metto alle spalle una situazione di dolore e mi faccio alleata all'emozione, quindi divento magnetica, magnetico, ok. Adesso andiamo a vedere. Mm. Adesso andiamo a vedere, mettiamole così, 2000 carte, mo mi entrano qua dentro. Vedete, si sta riprendendo, sì, le metto così, vedete? Aspetta, mi alzo in piedi che se no non riesco a capire se si vede o non si vede. Allora, così. Majoman e Christ, Jesus Christ, lo mettiamo di qua. Ok, dai, così si vede. Ok, mi risiedo. Allora, vediamo un po' con i tarocchi cosa ci raccontano. Energia attuale di lui nei confronti di lei o energia attuale del maschile in questa settimana? Energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Re di denari. Vedo dei maschili predisposti alla concretezza per ciò che riguarda le loro responsabilità attualmente, predisposti alla concretezza per ciò che riguarda le proprie responsabilità. 8 di coppe, stanno pensando di fare un cambio emozionale. I pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui, quali sono? 4 di bastoni, maschili che stanno pensando a ciò che gli dà stabilità primariamente. Stanno pensando anche a un incontro con una persona dalla prospettiva però di radicamento, di stabilità, di serietà. 7 di bastoni, ci sono dei maschili che stanno pensando di avere maggiore stabilità nella loro vita superando determinati ostacoli. 7 di bastoni l'avevamo visto anche qua, superare gli ostacoli. Avere maggiore stabilità nella loro vita, ciò che gli dà concretezza e stabilità. Ok. Cosa hanno? Scusami. Oh, mi sono bevuta 1 litro di acqua e limone. Ok. Allora, cosa hanno nel cuore i maschili? Ah, 5 di denari. Ci sono dei maschili che non stanno passando un momento forte, o questo è il resoconto che li porta a questo, mi spiego? Allora, nel cuore il 5 di denari è come se si sentono carenti, carenti di qualcuno, sentono la mancanza di qualcuno, si sentono carenti per altri aspetti, non solo amorosi, un po' di carenza, un po' di freddezza, un po' qua ci sono coloro che chiedono l'elemosina, no? Nel cuore è come se il cuore stesse affaticato, stanno pensando di avere stabilità nella loro vita, stanno cercando di ingegnarsi su come fare maggiore stabilità. Alcuni maschili si sentono carenti in una situazione ufficiale, ok? E stanno pensando a un incontro con un'altra persona che non è ufficiale per alcuni, perché poi noi possiamo leggere vari livelli, no? Farei 6 ore di video se dovessi leggere tutti i livelli, però mi confido nella vostra intuizione, ecco. Quindi abbiamo dei maschili che si sentono un po' carenti sul profilo materiale, quindi può essere rispetto alla presenza di una persona che non c'è, oppure rispetto a situazioni lavorative che si sentono carenti e stanno pensando di essere stabili nella loro vita. Ecco perché vogliono superare dei limiti in questa settimana. Qual è il blocco karma in questa settimana verso cui lavoreranno per mettere in luce i maschili? Il blocco nei confronti di lei o nei confronti della vita, insomma, in questa settimana? Il paggio di denari, qua c'è il lavoro, ragazzi miei, per alcuni maschili qua ci sono i maschili che auspicano maggiore stabilità, 4 di bastoni, a stare bene in casa, a sentirsi sereni e tranquilli, e il lavoro è la priorità qui, paggio di denari. Il lavoro è la priorità qui. 5 di coppe, non stanno bene sul profilo lavorativo o pratico nella materia. Cioè come se stessero un po' nel dolore e poi questo gli dà la spinta, mi spiego, per abbattere dei limiti. Alcuni maschili qua
hanno una sensazione di tristezza per un mancato inizio con qualcuno. Mm. Vediamo da questa parte come stanno le energie femminili. Però ci sono maschili che vogliono concretezza e radicamento nella loro vita. Mm. Vediamo energie femminili, energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei a seconda della carta. Il carro, la vedo bene femminili. Il carro mi parla di energie femminili che hanno molta forza in questa settimana, che riprendono il controllo di più situazioni della loro vita. Il carro ha anche a che fare con l'autostima, un po' il terzo chakra, io l'ho sempre visto così. E andare verso, prendere delle decisioni che vanno verso, delle decisioni consapevoli, molta forza. Ci sono energie femminili che nei confronti di un maschile o di alcune persone hanno un'energia positiva, cioè andare verso, o dei maschili dei femminili che si riprendono il controllo di più situazioni. Vedi paggio di bastoni, vedo i femminili molto animate nel fare nuove scoperte di vita, con l'entusiasmo, molto vivaci. Quali sono i pensieri di lei? I pensieri dei femminili, quali sono in questa settimana? I pensieri dei femminili? Il mondo, guarda, le vedo bene femminili, vedo che si chiudono delle tappe e non a caso il mondo ha a che fare con la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, siamo appena entrati nel ciclo della primavera e quindi di conseguenza a livello simbolico i pensieri dei femminili sono quelli di avere una nuova fase della loro vita, un nuovo ciclo, un ciclo si è concluso e quindi prendono decisioni in merito alla fine di un ciclo e all'inizio di qualcosa di nuovo nella loro vita. 8 i denari molto concentrate su ciò che praticamente le entusiasma, anche il loro lavoro, nuovo lavoro, mettersi alla prova in qualcosa di nuovo nel lavoro, negli ambiti che i femminili vengono appassionati. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili, energie femminili. La regina di denari, molto pratiche e pragmatiche, hanno loro stesse nel cuore. Sono molto pazienti, amministrano perfettamente le loro risorse. Ci sono i femminili che si sentono molto entusiaste di qualcosa che nella loro vita va bene in questa settimana. Quindi energie femminili entusiaste, guarda qua c'è pure l'imperatrice. Femminili nel pieno potere, vedo. Femminili molto entusiaste in questa settimana per delle cose che vanno bene nella loro vita pratica e questo le permette di aprire nuove fasi della loro vita che le vede molto più serene, molto più tranquille, ci sono loro nel cuore. Quindi hanno il femminile nel cuore, quindi ci sono energie femminili che seguono le intuizioni, con la giusta pazienza di vedere realizzati i propri obiettivi confidando nella potenza della natura. La potenza della natura sono gli dei, sono le forze, sono gli spiriti, quindi i femminili che si sentono in forze perché hanno la pazienza di confidare nelle forze della natura, nella forza degli dei, per realizzare i loro più grandi obiettivi. Molto forti i femminili, anche in questa settimana. Vediamo il blocco karma del femminile in questa settimana qual è? La papessa. Qua mi dicono, la papessa al blocco mi parla di alcuni dubbi su alcune questioni. La giustizia. Devono prendere delle decisioni importanti, vogliono chiudere delle tappe, stanno avendo pazienza, devono prendere delle decisioni importanti e questo è il karma che si deve superare in questa settimana, o per meglio dire un po' la zona d'ombra. Vediamo sulla papessa qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile o nei confronti delle situazioni. La regina di bastoni. Tutte queste regine sui femminili. Allora, tutte queste regine o femminile sul femminile mi sta dicendo che è come se il femminile si stesse acclimatando a vari poteri, a diversi poteri, va bene? Al blocco non a caso c'è l'energia kundalinica e la papessa. Ciò cosa vuol dire? Ti ho detto che qua, facendo l'approccio all'amante mistico o il ballo, riaffiora l'energia erotica a carattere sessuale, regina di bastoni con la legge spirituale e la papessa. Quindi laddove ci sono degli obiettivi che i femminili vogliono raggiungere, ciò che devono fare in questa settimana è risvegliare Kundalini con la legge spirituale. Va bene?
Questo a cosa porta? Questo nella realtà fenomenica può essere anche che dei femminili abbiano al blocco delle altre donne. Siccome la proiezione con le altre donne di femminili, energie femminili, il blocco, magari problemi con altre donne, problemi sul lavoro con altre donne, problemi in una relazione con altre donne, va bene? Situazioni a tre, eccetera. Quella proiezione è perfetta per ogni femminile perché attraverso quella proiezione può generarsi il risveglio della Kundalini. Per ognuna è diversa. Ognuna manifesta le immagini inerenti al proprio karma, cioè quello che è necessario affinché si possa anelare allo stesso risultato che vi ho descritto adesso. Mi spiego? Quindi se ci sono dei femminili che hanno al blocco altre persone, fare la pratica con l'amante mistico di cui ti ho parlato prima scioglie quel blocco e si tolgono anche le altre persone di mezzo, cioè delle proiezioni, mi spiego, non è più il problema e quindi il problema non lo vedrai più perché non ci sarà più. Perché qua nel femminile potremmo anche dire che c'è il blocco da superare è quello di sentirsi forte e potente, grazie alla legge spirituale, di sentirsi pienamente accesa con la voglia di essere, di fare, con questa energia erotica. Questo è un po' il blocco. Mi spiego? Ok. Adesso andiamo a vedere da questa parte. Abbiamo visto come stanno internamente energie femminili e energie maschili. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade. Vediamo un po'. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei, energie maschili nei confronti di energie femminili in questa settimana. Le intenzioni quali sono di lui? Otto di spade, non sa che fare, si sente bloccato così, incatenato a una scogliera. Si sente bloccato, 8 di spade, quanta mente c'è qua? Si sente bloccato, il 8 di spade ha a che fare anche con la frustrazione, no? Molta frustrazione, nelle intenzioni pensa di fare qualcosa ed è frustrato. La morte, vorrebbe un cambio. Vediamo le azioni che farà. Nelle intenzioni c'è frustrazione. Vediamo le azioni che farà nei confronti dei femminili o nei confronti dell'altro fuori da sé. Ah, la torre, a Cipicchia. Qua vediamo un botto in questa settimana, eh? Il botto di primavera, il famoso botto di primavera. Famoso solo per noi, ma... La torre, la torre. Qua si sentono bloccati e succede e fanno qualche cosa per distruggere. O ci sarà nei femminili energie prettamente maschili un evento inevitabile che abbatte una certa rigidità, un evento inevitabile di qualsiasi natura. Va bene? O ci sono dei maschili che lasciano situazioni, diciamo, ufficiali perché non ce la fanno più. O ci sono maschili che rompono delle cose, fanno un evento, oppure è la vita che gli porta davanti un evento inevitabile. Energia finale del maschile. Ah, la stella, acci picchiolina. Beh, te l'ho detto qua. Secondo me qua mi stanno raccontando non solo dei fatti che avvengono in questa settimana, ma che sono già avvenuti. Ovviamente il tempo non esiste, tutto accade adesso, no? A seconda poi del grado di disponibilità a recepire un messaggio. Ok. Allora, qua ci sono maschili, come abbiamo detto prima con gli oracoli, che vogliono superare dei limiti, abbattere dei limiti. 8 di spade e la torre. Faranno qualcosa di grosso in questa settimana e la stella energia finale del maschile mi parla della sanazione di questi limiti e la realizzazione di qualcosa, di un sogno, di un progetto che sia relazionale amoroso, che sia nella loro vita. Qua fanno un colpo di scena, c'è un colpo di scena qui, in funzione della realizzazione di un obiettivo. Con questo obiettivo, sia con una donna, sia con un uomo, sia sulla sfera lavorativa, o lasciano un posto di lavoro, lasciano una situazione, qua c'è una rottura inevitabile, fanno una rottura inevitabile per andare incontro a questa meravigliosa stella e il paggio di bastoni, si lanciano verso una nuova avventura nei confronti dell'altro, sì, chiunque l'altro sia, però qua c'è un colpo di scena. Fammi capire sto colpo di scena sulla torre e le azioni quali sono.
Il 10 di denari per molti di loro rompono con una situazione familiare o lavorativa. Molti maschili che si sentono frustrati in una situazione familiare, ufficiale o ufficiale lavorativa rompono 10 di denari. Rompono un colpo di scena grosso 5 settimane. La primavera è simbolo di nuovi inizi, no? E quindi se rimaniamo contratti in vecchie sovrastrutture arriva una bella torre e quindi i maschili sono animati da situazioni di questa natura qui. 6 di denari, non c'è più equilibrio in una situazione stabile per i maschili e fanno qualcosa per distruggere questo mancato equilibrio che li genera frustrazione. Colpi di scena, ragazze mie, colpi di scena, ragazzi. Vediamo da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni dei femminili in questa settimana. Ah, quindi ecco perché qua c'è il Majoman che ha fatto palestra con i mantra Emo, uketamo, Emo, uketamo e poi diciamo rompo, mi faccio forte perché devo rompere i muri di casa e poi Namaste, un po' così lo vedo. Ok, andiamo a vedere questa parte, le intenzioni di lei nei confronti di lui, le intenzioni di lei, le intenzioni del femminile quali sono? Eh sì, prendere delle decisioni importanti con la giustizia. Ci sono dei femminili che sono intenzionati a costruire con qualcuno. Energie femminili possono essere anche degli uomini, eh? Mi spiego? Io leggo le energie, poi voi le adattate durante la settimana. Nonostante siano energie psichiche vostre interne, sono più livelli il divino e l'umano, ok. Quindi ci sono dei femminili che vogliono prendere delle decisioni importanti nei confronti della loro vita e nei confronti dell'altro fuori da sé. 10 di bastoni perché qua c'è una situazione che è giunta al limite. Vediamo le azioni che faranno i femminili nei confronti del maschile o le azioni dei femminili, vediamo il secondo della carta. Eh sì, la stella. Qua ci sono femminili che vogliono realizzare per alcuni una storia d'amore con qualcuno e non si sentivano in grado, sufficientemente magnetiche, insomma, questo è il senso. Invece altre energie femminili qua prendono delle decisioni importanti e fanno azioni di speranza nei confronti dei loro sogni e dei loro obiettivi e questo nutrirà il loro essere affinché possano godere della gioia piena in questa settimana. Di cosa mi parla la stella? Il giudizio, mamma, arcani maggiori potentissimi e decisioni, decisioni. Qua ci sono femminili che prendono delle decisioni importanti conformi ai loro obiettivi e sogni in questa settimana e realizzano degli obiettivi o dei sogni, va bene? Questi obiettivi, questi sogni si potevano realizzare facendo delle decisioni, come ci insegna il giudizio, che erano lì sospese prima di essere, cioè questi sogni si potevano realizzare soltanto risolvendo alcune questioni karmiche. Va bene? Queste questioni karmiche, ragazze mie, hanno a che fare sempre con le vostre emozioni che giudicate negativo. Tu ti fai un bel appuntamento con la tristezza, con l'impotenza, con non lo so, un bel appuntamento con queste idee. Ti fai un pomeriggio, una sera, insomma, e così stappate, insomma, questo è il senso. Vedo energie bellissime qua, a parte gli scherzi. Vabbè, io la verità la dico sempre scherzando, quindi. Sì, forti decisioni prenderanno. Energia finale dei femminili qual è? 4 di spade e mediteranno su. Allora, il 4 di spade come energia finale del femminile mi parla di forti meditazioni che faranno i femminili in conformità del recupero del loro potere personale. Il 4 di spade come energia finale mi dice che loro meditano prima di prendere delle decisioni così forti. Cosa vuol dire meditare? Non vuol dire soltanto mettersi là un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora a gambe incrociate. No, abbiamo capito che la meditazione è un'attenzione cosciente a tutto ciò che vivi. E soprattutto oggi vi ho insegnato la pratica della meditazione ballando con la vostra emozione e il vostro amante mistico. Questa è la meditazione. Quindi questo è il senso. E poi con il matto lanciarsi verso nuove avventure. Allora, il succo del femminile è molto profondo e poetico. Ci sono femminili che per recuperare, siccome l'ostacolo da superare in questa settimana il blocco, no? Per sentire la voce spirituale, recuperare il potere personale, la regina di bastoni, prendono questa decisione forte
di realizzare il loro obiettivo, il loro sogno, il loro amante mistico. Qua c'è una donna che guarda in cielo, no? Il suo amante mistico, si sente la connessione, e qua c'è una sorta di ballo con l'amante mistico che è invisibile. Quindi il contatto con l'amante mistico sposo celeste in questa settimana favorirà ai femminili una sorta di bellezza autentica. Questo cosa comporta nella materia? La realizzazione degli obiettivi che si sono prefissi i femminili e la pazienza per vederli realizzati. Perché quando ti allei, c'è poco da dire, cioè quando ti allei all'amante mistico, tu sai che tu esprimi l'intento, ti allei alle emozioni, tu non devi realizzare tu i tuoi obiettivi. E questa è la grande bellezza, ehm, ed è una cosa pazzesca dello yoga sciamanico, cioè tu esprimi l'intento, basta, tu ti concentri soltanto ehm, nel fare quello che ti piace quotidiano, perché il resto lo realizza lui, tu non devi fare niente. Questa è il fatto che tu devi adoperare, trovare la motivazione per realizzare gli obiettivi, è la manipolazione della legge di attrazione della nostra cultura moderna, della psicologia da bar. Ecco perché l'approccio sciamanico è l'approccio più potente che esiste, perché fa parte dell'uomo primitivo. È quello che sapeva veramente che cos'è la realtà. E quindi qua ci sono femminili che si danno conto di questo. Entrambe le parti abbiamo la stella. Ci sono anche dei femminili che decidono di divorziare o decidono di separarsi, consapevoli consapevoli del fatto che vogliono realizzare alcuni obiettivi. È tempo di prendere in mano delle decisioni importanti della loro vita, e questa settimana sarà decisiva per prendere queste decisioni e vedere i frutti man mano che passa il tempo, va bene? Con la pazienza nel cuore. La regina di denari, ricordiamo che è la pazienza. Fatto sta che il mondo nei pensieri, ci sono diversi aspetti dei femminili che vogliono, di cui si vogliono prendere carico e realizzare, diversi aspetti della loro vita. E tutti questi arcani maggiori sono degli arcani maggiori sono una sorta di intervento divino che ti sostiene nel realizzare a poco tutto quello che devi realizzare secondo i tempi divini. Regina di denari del cuore, che mi parla di una persona che è paziente. E siccome gli arcani maggiori sono più lenti come carte, no? Più lenti perché le cose si devono fare bene, è come quando pianti un semino, no? E non è che scavi per vedere se è nato il giorno dopo il germoglio, ok. Queste azioni che fanno i femminili, guidate dalla giustizia divina nelle loro azioni, le porta a recuperare il potere personale, le porta a recuperare il potere autentico della saggezza della papessa e la regina di bastoni, che le permette di realizzare con l'energia Kundalini qualsiasi cosa desiderano. Perché questo era un processo che aspettavano da tempo di prendere in considerazione, di fare. Magari, che ne so, da un po' di tempo, non lo so, siccome alcuni di voi me lo scrivete, no? Finalmente ho fatto quella pratica, dopo settimane che ero lì a guardarla, mi sono data coraggio e l'ho fatta, no? E ho avuto dei risultati incredibili. Alcune delle mail che mi sono arrivate è questo, ok. Il giudizio è proprio questo. Ok, oggi prendo ferma risoluzione e il giudizio di fare quella cosa per realizzare i miei obiettivi. E quella cosa cos'è? È meditazione, che può essere ballando, che può essere attenzione cosciente, qualsiasi cosa di questa natura, ok? Fammi mettere un'altra carta del 4 di spade. Sì, vedi il 9 di coppe. Una gioia incredibile le verrà dal femminile in questa settimana. Una gioia incredibile. 9 di coppe, la stella mi parla di realizzazione di desideri in questa settimana, semplicemente allargando la visuale, iniziando a vedere le cose da un'altra prospettiva, inizi a vedere cose che non avevi mai visto. Ok? Wow, ragazze mie, ragazzi, stesa potentissima. Io adesso, prima di fare le specifiche, mi devo andare a rifocillare un attimo. Tisanina al biscottino e torno subito, eh. Allora, eccoci qua, mangiato un mio biscottino, tisanina. Vediamo, iniziamo a fare le specifiche su tutte le carte. Allora, con quel re di denari lì, energia attuale del maschile, ecco, si è girata da sola una. 7 di spade. 7 di spade. Allora, il maschile sta evitativo rispetto all'altra persona. O sta evitativo, evita come energia presente.
si nasconde, evita. 4 di coppe, come se non sta passando un buon momento a livello emozionale, come se rifiutasse, no? Evito, rifiuto, scarto, evito, non sto in forma, questa è l'energia attuale. I pensieri del maschile, 4 di bastoni, si rifugia un po' nella zona comfort inizialmente. 4 di bastoni, energia della mente, cosa nella mente? 4 di bastoni. Paure, la luna. Paure riguardanti la sua stabilità, incertezze, paure, vuole raggiungere maggiore stabilità, un equilibrio in casa, un equilibrio nella sua vita, in ciò che gli dà stabilità, però ci sono delle paure. Paggio di spade, paure che lo scopra qualcuno, paure relative alla mancanza di fiducia in se stesso. Vediamo un po'. 5 di denari nel cuore. Cosa ha nel cuore il maschile? 5 di denari. Sì, 9 di spade, non ci dorme la notte, non sta passando per niente un buon momento, tant'è che esplode qualcosa qui. È come se fosse l'arco che si tende, più indietro si tende, più boom, e la freccia va avanti. Ci sono preoccupazioni potenti riguardo una scarsità qui, una scarsità materiale, una scarsità fisica anche. Sì. Può darsi che stia somatizzando anche nel corpo alcune cose, nervosismo. Vediamo il paggio di denari al blocco. Paggio di denari. Giudizio. Deve prendere una decisione. Ci sono cose irrisolte al blocco, il karma è al blocco, che riguardano una presa di posizione. Allora, mettiamo qua perché ci sono persone ignude, poi YouTube mi blocca il video. Il giudizio è al blocco. Quando il giudizio è al blocco, il giudizio è una carta pesante al blocco, cioè importante. Ci sono cose karmiche che si rifiuta di vedere o si rifiuta di affrontare. Magari inconsciamente perché non è ancora il momento, perché poi qua scoppia qualcosa e alla fine vengono sanate queste cose. Vediamo le intenzioni 8 di spade nei confronti di lei o nei confronti dell'altro fuori da sé, nei confronti del mondo, non l'esterno. 8 di spade, le intenzioni di lui, 8 di spade. L'appeso, vedi? Alcuni di lui non stanno bene fisicamente, stanno somatizzando qualcosa di spirituale. L'appeso mi parla di situazioni bloccate, che si sentono frustrati, frustrazione, sacrificio. Sacrificio però non vissuto da una prospettiva poetica come noi ci insegniamo sempre. Non il rendere sacro, non il sacrificio come rendere sacro, no? Sacrifico il mio ego, la zona comfort, mi do agli eventi. Qua è un sacrificio vissuto male. Situazioni che bloccano di sacrificio. Oh là là, vediamo le azioni che farà con questa torre mega galattica, con questo colpo di scena. Azioni torre 10 denari, le azioni che farà lui. Torre 10 denari. 7 di bastoni, mamma mia, qua succedono dei colpi di scena forti in questa settimana. Metterà limiti a una situazione o a qualcosa, scoppia, mettendo limiti, dice basta a qualcosa. Il matto, e ricomincio da capo, ricomincio da zero. Qua abbiamo un'esplosione. Vediamo l'energia finale di lui, la stella, energia finale di lui con la stella. 2 di bastoni, si aprono le possibilità. Si pensa a che decisione prendere una volta fatto quell'azione lì. L'eremita, con saggezza, con prudenza, si devono prendere delle decisioni. E 8 di spade. Due altre. Cavaliere di spade. Un'altra. 3 di denari. Ci sono situazioni che nel lavoro non gli sono andate bene, non gli stanno andando bene. Ci sono situazioni nel lavoro e mette come se si facesse valere in una o più situazioni, sia da quelle lavorative che quelle sentimentali. Però le situazioni che gli premono di più sono quelle legate alla propria stabilità. E quindi possono essere anche relazionali. Che cosa fa? Praticamente
inizia di nuovo a sperare e a sognare perché fa delle azioni o mette dei limiti a delle circostanze o lavorative o familiari che non gli danno più, che lo premono. Prende le redini di una situazione qui il maschile, realizzando qualcosa, qualcosa che si stava portando dentro da tempo e di cui doveva prendersene carico, il giudizio al blocco. Quindi che succede? Con Cavalieri Spade e Tre i Denari parla con chiarezza per mettersi d'accordo in delle situazioni, trova questo coraggio, trova questo coraggio. È come se sa di meritare, come ci dicevano i primi oracoli, e vuole imporre la sua volontà da una prospettiva però di coraggio. Mi spiego? Tre di denari? Sì, sei di coppe. Allora, qua c'è anche la volontà di recuperare un rapporto con qualcuno o di mettersi d'accordo, fare dei piani con dei figli o magari rompere con la madre dei figli, però mettersi d'accordo con prudenza per quanto riguarda i figli. C'è anche questa possibilità e non vivere una situazione di sovraccarico emozionale. Oppure qua c'è anche, dipende dai casi, la necessità di far mettere in chiaro delle cose che lo stanno opprimendo, recuperando il rapporto, organizzando qualcosa con una persona che le sta a cuore, che gli sta a cuore. Sì. Ok, grande sballo per i maschili. Vediamo da questa parte. Energie femminili. Mettiamo un po' così, così si vede. Allora. Energia attuale del femminile il carro. Energia attuale del femminile il carro. Energia attuale del femminile il carro. Cavalieri di bastoni, i femminili stanno una bomba. Cioè, i femminili stanno con questa energia di prendere delle decisioni, molta autostima. I pensieri, il mondo, il sole, bellissimo. Nei pensieri hanno la gioia, la voglia di iniziare una nuova tappa della loro vita piena di gioia, di entusiasmo. Ok, regina di denari nel cuore. Tre di coppe. Qua ci sono femminili che conoscono persone nuove o si aprono alla riconciliazione, si aprono con molta pazienza, comprensione e generosità verso l'altro. Conoscono persone nuove, si aprono al nuovo. Sì. Vediamo questa regina di bastoni e la papessa al blocco. Il blocco del femminile in questa settimana qual è? La regina di denari. Interessante. La regina di denari al blocco e la regina di denari nel cuore. È quello che vi ho detto prima qua. Loro sanno, i femminili sanno, che è necessaria una buona dose di pazienza per vedere realizzati i loro obiettivi nella concretezza e sanno che devono riscoprire il loro potere personale grazie alla legge spirituale per farlo. È quello che vi ho detto prima. E qua lo fanno. Al blocco ci possono essere anche delle figure femminili, magari ci sono maschili che hanno rapporti ufficiali, al blocco c'è la donna ufficiale, dipende dai casi perché qua si aprono tanti scenari, però il succo è quello che vi ho detto, che ci possono essere donne in ombra, mi spiego, asso ai denari. Fatto sta che i femminili vogliono realizzare, allora, un'altra accezione è questa, i femminili vogliono realizzare concretezza nella loro vita, tranquillità, mi spiego, tranquillità e concretezza in tutti gli aspetti della loro vita, no? Tant'è che hanno la voglia di iniziare un nuovo ciclo, sono ben animate da questa gioia. E allora, per farlo, sanno che devono utilizzare la legge spirituale e ritrovare il potere personale che è la Kundalini. E su questo si adopereranno in questa settimana, utilizzando le circostanze con le quali avranno a che fare come gli espedienti per fare questo salto. Vedranno tutto come un grande teatro, un grande gioco e utilizzeranno le situazioni, formule magiche, pentacolari, psichiche, per realizzare questa concretezza che loro vogliono realizzare in più ambiti della loro vita. Vediamo le intenzioni di lei, la giustizia, le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei con la giustizia.
Il mondo, sì, vogliono prendere decisioni per aprire una nuova tappa della loro vita, in questa tappa di primavera. Decisioni importanti che hanno sistemare varie questioni. Queste decisioni hanno come priorità il sistemare delle questioni, per aprire nuove tappe. E anche parlare e sistemare questioni con qualcuno. Anche parlare su WhatsApp, parlare su internet, sistemare qualcosa, chiarire qualcosa. Vediamo le intenzioni di lei, scusami, le azioni, il giudizio e la stella. Alcune di femminili chiariranno via messaggio qualcosa, l'hanno già fatto, prendendo decisioni per loro stesse. Magari avevano lasciato in sospeso una situazione, non avevano risposto a qualcuno, con il giudizio si fanno vive secondo quello che loro desiderano nel cuore. E questa cosa, questa risoluzione, dicendo qualcosa a qualcuno che avevano lasciato in sospeso, le farà felici. Le intenzioni, scusami, di nuovo, le azioni, il giudizio e la stella. La temperanza, molti femminili parlano, portano pacificazione agli eventi grazie alla consapevolezza che hanno. I femminili parlano, I femminili parlano con la pace nel cuore, questo è il senso, parlano con la pace nel cuore, tant'è che qua avevamo anche l'albero, no? Déjalo ir, lascialo andare, quindi si toglieranno delle zavorre che magari sono relative anche a dire delle cose che avevano dentro, a sistemare, cioè a dire delle parole corrette, parole chiare, con la fede nel cuore, in quello che loro sentono veramente. Ok. Vediamo il 4 di spade, 9 di coppe, energia finale del femminile, 4 di spade, 9 di coppe. Avranno meditato su alcune questioni utilizzando la legge spirituale, le meditazioni, quelle che facciamo sempre. Il 4 di spade, 9 di coppe, energia finale. 2 di coppe. 2 di coppe. Molti femminili hanno una pazienza con qualcuno e realizzeranno un obiettivo amoroso in questa settimana, riappacificandosi anche con qualcuno. Un obiettivo amoroso, 2 di coppe. Cos'altro? Oppure chiudono con qualcuno, con una situazione, aprendosi al nuovo con la consapevolezza che la persona giusta arriva quando è la maturazione giusta per loro. E questo non le darà una sensazione di angoscia, di ma quando arriva, no, ma piuttosto fede negli eventi. Cos'altro? 2 altri per favore, energia finale. Asso di bastoni e l'appeso. Allora, ci sono femminili che qua hanno la possibilità di iniziare una storia con qualcuno, o in questa settimana o nei giorni a venire, insomma. Però con l'appeso è come se si prendessero il loro tempo. Anche il 4 di spade. Si prendessero il loro tempo. 8 i denari, qua c'è impegni di lavoro probabilmente, o circostanze nel lavoro che possono bloccare. Però le vedo serene. 2 altre. Energia finale del femminile, 9 di denari, 4 di bastoni. Le vedo serene rispetto a una persona che può corteggiarle, con la quale c'è una buona intesa, però al tempo stesso vedo che si dedicano alla loro stabilità, al loro lavoro, mettono quello come priorità. Sì, paggio di coppe, vedo dei femminili che vengono corteggiati qui. Dicono le cose giuste, cercano di fare la cosa giusta alla luce della legge spirituale. Sì, alla luce della legge spirituale. Alcuni femminili vogliono sistemare delle cose con qualcuno, vogliono dire le cose giuste. Alcuni femminili si danno conto che devono parlare seriamente a qualcuno e lo fanno, con una bellissima energia di apertura. Che vuol dire energia di apertura? Che comprendono che l'altra persona è un'emanazione del loro divino. E quindi lo faranno da questa prospettiva. Non vedono l'altra persona come un individuum distinto e separato da loro, come se qualcuno gli fa qualcosa, ma tu mi hai fatto... No, no. La stella, il giudizio, la temperanza nelle azioni mi parlano di femminili che si vedono l'altro, si danno conto, il giudizio, che l'altro è un'emanazione del divino, chiunque l'altro sia, e quindi agiscono in conformità di portare pace. Mi spiego, questo è il senso. Ok. Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei qual è la figura energetica di Emao Uketamo, di questi due. Il profilo energetico di queste due persone, l'abbiamo già visto con i tarocchi, con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio proprio al dubbio, ci definiranno quello che il maschile si
predisporrà a dire al femminile in questa settimana. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li trovate sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Qual è l'energia del maschile nei confronti del femminile? Lui nei confronti di lei? Sto pensando di regalarti un anello. Sto pensando di regalarti un anello. Ah, ci picchia. Un anello, scusami. Un anello è simbolico, no? È il completamento. È un po' il mondo, un anello. Voglio completare qualcosa, voglio dare inizio a qualcosa che sia solido, che sia... dei maschili vogliono sistemare delle cose, realizzare qualcosa, sistemare delle cose. Sto pensando di regalarti un anello. Cos'altro? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Qua ci sono maschili che hanno perso la testa o perdono la testa per qualcuno e vorrebbero fare di tutto, oltrepassare i loro limiti per andare incontro a qualcuno. Vediamo cos'altro. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Ci sono dei maschili che stanno pazzi e rompono delle situazioni, degli schemi di, eccolo, questo 10 denari con la torre, rompono degli schemi, una situazione è andata male, ci riprovano, non lo so, fanno delle azioni violente per rompere le proprie, violente nei confronti di loro stessi magari, violente nel senso per togliere la mente, paure rispetto a un incontro, ansietà, cioè si sentono depauperati, non lo so che cosa è successo qui, però fanno una sorta di riscatto, ok? Vediamo un'altra. Quanto vorrei le tue gambe ora, stanno pazzi, ci sono dei maschili pazzi, colpi di scena in questa settimana, colpi di scena in questa settimana. Invece vedo i femminili che con cordialità, con apertura, si rendono conto che l'altro fuori da sé, come ti ho detto prima, è una maschera del divino, no? Alcuni femminili ripristinano un'amicizia con qualcuno, ripristinano un'amicizia. Ci sono dei femminili che si danno conto di essersi comportate un po' in maniera impulsiva. Alcuni femminili devono seguire il loro cuore, ecco perché non è che giustificano, sistemano delle cose con qualcuno anche su WhatsApp o le dicono qualcosa, mantenendo la loro autonomia, va bene? Mantenendo la loro autonomia, ristabiliscono anche una certa amicizia con qualcuno, magari qualcuno invece vuole con loro un rapporto d'amore, ma loro stabiliscono una certa amicizia, tant'è che con l'appeso qui mi parlano di situazioni che vanno più lente per i femminili perché vogliono instaurare un rapporto di fiducia o di amicizia primariamente. Invece ci sono maschili che stanno contratti, che fanno dei colpi di scena, che esplodono, che l'hanno già fatto e vogliono di nuovo avere un appuntamento per sistemare qualcosa o riprendere una connessione molto bella che loro percepiscono molto bella perché sono pazzi di qualcuno. Questo è il senso, ok? Insomma, colpi di scena, voglio vedere ancora con queste. Lo stai riprendendo? Sì. Vediamo ancora con cosa mi dicono questi oracoli sui maschili. Vedi, amore respinto. Molti femminili hanno respinto un maschile, loro chiedono perdono. Amore respinto, vogliono fare di tutto. Vediamo come vedono lei, i maschili. Come le vedono? Vediamo. Cosa rappresentano lei per i maschili? Cosa rappresenta lei per lui? Cosa rappresenta lei per lui? L'inesperienza, si sentono inesperti davanti alla figura femminile. Si sentono inesperti. Persefone, non a caso abbiamo Persefone che risale dal regno di Ade con la primavera
e quindi si sentono inesperti in questo inizio con questo femminile, con questa donna, che può essere anche un uomo con energia femminile. Si sentono inesperti, inesperti. Cioè, come se fosse la prima volta che hanno rapporti con una donna, perché magari è una donna importante, speciale, che la vedono come qualcuno da proprio, dice, oddio, ok? Come la vedono? È illuminata, la vedono illuminata, la vedono come il sole, talmente forte che l'ha potuto abbagliare questo sole, si sono sentiti frustrati o si sono sentiti impotenti davanti a questo sole, si sono bruciati con questa bellezza, non erano pronti o non arriva mai ciò che non sei pronto ad affrontare, questo è certo, magari è la mente che non ti fa sentire pronto, ok. La vedono come il sole, e sono inesperti davanti a tutta questa luce. Come altro la vedono? È il nutrimento, la regina di denari e qua abbiamo il sole, la vedono come lei che sa nutrire le loro profondità, che sa dargli, e sono inesperti davanti a questo femminile che riscoprono, no? Onestamente il maschile che si risveglia a sentire la sua parte femminile interna e si sentono inesperti nel non esercitare più un controllo della mente razionale su questi eventi come hanno gestito magari le relazioni precedenti perché avevano un certo tipo di forma mentis. Quindi ci sono maschili che si sentono inesperti davanti a tutta questa bellezza del femminile che riscoprono e quindi questa femminile che li nutre, li nutre, li nutre ed è il sole che acceca. Mamma mia! Ma è questa l'evoluzione a cui stiamo tendendo, eh? Ci sono energie maschili ovviamente che è anche il nostro maschile interno, ovviamente, no? Noi non siamo abituati, noi umanità, non siamo abituati a sentirci guidare dal nutrimento del femminile. Regina dei denari qua nel cuore, non siamo abituati perché abbiamo seguito sempre la forma mentis razionale, controllo, dominio, possesso, ego riferito. Quindi non siamo abituati, quindi tutta l'umanità si sta acclimatando al nuovo nutrimento, tutta l'umanità è inesperta alla luce del sole che il femminile nutre. E quindi questo è il tuo maschile anche, no? Ci sentiamo inesperti davanti a questo nutrimento del femminile, a seguire i dettami del femminile, che è l'intuizione, che è l'oscurità, che è la notte, laddove sono nascosti i tesori più grandi dell'umanità. Quindi abbiamo in questa settimana maschili impersonificati in energia di uomini, ma anche chi ha più donne con energia mascolina un po' più predominante, che si sentiranno inesperte davanti a tutto questo nutrimento che il femminile gli fa. Tale nutrimento del femminile può avvenire attraverso l'identificazione con una persona, oppure attraverso la bellezza della natura, la bellezza degli dei, la bellezza dell'invisibile che ti sta nutrendo e che di conseguenza ti senti un po' inesperta, un po' impacciato rispetto a questa bellezza che ricevi dall'invisibile, dalla natura, dagli eventi, dagli dei. Però cosa succede? Che siamo incanalate in questa bellezza che ci sta nutrendo. E qua ci sono dei colpi di scena in questa settimana che sono al netto di un nutrimento che il femminile dà alle nostre azioni. Le azioni sono il maschile. Quindi colpi di scena nelle azioni che andremo a fare per sintetizzare il tutto in 2 parole. Colpi di scena nelle nostre azioni che saranno nutrite dall'intuizione. Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, concludo qui. Vi auguro una settimana magica, luminosa, nutrita dal vostro sposo e sposa celeste. Io ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!